Sia lodato Gesù Cristo con la Vergine Santissima. Carissimi amici, questa sera con un po' di problemi nella, come dire, nella possibilità della connessione, ecco, il Signore Gesù ha trionfato ugualmente, così da essere possibile la meditazione questa sera che faremo proprio in onore del suo Sacro Cuore. Voglio anche salutare tutte le persone che in particolar modo sono in un momento di grande sofferenza. Io stessa in questi giorni non sto particolarmente bene, ma mi affido alla veramente volontà di Dio che ci tiene sulle mani delle sue ali di giustizia e di amore. Voglio anche salutare tutti i sacerdoti, le anime consacrate che sono collegate con noi e anche in particolar modo tutte le persone che dall'RSA e anche dalle carceri e nelle nazioni più lontane riescono, ecco, ad ascoltarci. Bene, cari amici, questa sera parleremo dell'amore eterno che dona l'Eucarestia per guarirci interiormente dalla tristezza, figlia dell'accidia. Ho voluto dedicare questa sera proprio a una meditazione che ci possa servire anche a capire gli stati d'animo che in particolar modo le giovani generazioni stanno, come dire, soffrendo e dare un apporto attraverso la conoscenza dell'esperienza che Dio ci ha fatto fare nel corso di questi anni. Il grande amore che viene dal Sacro Cuore, lui è l'eterno sacerdote, cari amici, ha contemplato che noi ricevessimo l'Eucarestia, che è il suo vero corpo e il suo vero sangue, per essere guariti in ogni tempo della storia. La prima malattia, infatti, è restare lontani dal Santissimo Sacramento. Questo ce lo dobbiamo ficcare nella testa. Il demonio fa di tutto perché restiamo lontani dalla forza principale della grazia di Dio, che è se stesso. Allora, possiamo dire che questa è una piaga aperta e possiamo definirlo il male del nostro tempo, della nostra società. La Madonna, che è apparsa sin dal 1992 a Manduria come Vergine dell'Eucarestia, si è soffermata centinaia di volte su che cosa? Sul rapporto curativo che giustamente viene con il rapporto che instauriamo con Gesù Eucaristia, la persona di Gesù Eucaristico, troppo spesso abbandonato, come se fosse un prigioniero, come dire, in tabernacoli che quasi prefigurano, no, la prigione di cosa? Del nostro rifiuto ad accettare Dio nella nostra esistenza. Allora io vorrei questa sera con voi riflettere un attimo. Che cos'è che paralizza la nostra anima? Io vorrei dire che innanzitutto è la tristezza, cari amici. Il demonio ama le persone tristi, anzi, adesso vedremo come le spinge nettamente ad avere sentimenti di tristezza. Allora, innanzitutto capire da dove ci proviene la tristezza, il malumore, la cosiddetta malinconia, la depressione, la desolazione, il cosiddetto incupimento oppure l'afflizione profonda, che è uno stato psichico, ma anche spirituale ed intimo, ed è un insopportabile dolore. Non si tratta infatti di un'emozione negativa, ma di un vero stato in cui sentiamo di avere perso qualcosa di caro e non riusciamo a spiegarcelo. Che cos'è questo qualcuno, questo qualcosa che abbiamo perduto, per cui avvertiamo nei nostri cuori un'immensa tristezza? Ebbene, questo stato chiamato tristezza, e poi capiremo
depressione sono le figliastre dell'accidia, cari fratelli e care sorelle, in greco chedia, che è un peccato pericolosissimo che ti fa, come dire, inizialmente disinteressare, poi persino avversare le cose sacre e persino la persona di Gesù. Da qui la chedia genera la tristezza e la cosiddetta malinconia, perché questo vizio capitale dell'indolenza nel rispondere o addirittura nel rifiutare Dio, dapprima appare come qualche cosa che fa parte di uno stato momentaneo, ma in realtà è un vero rifiuto sia del nostro esistere che dell'accettare l'aiuto di Dio nella nostra vita. Quindi quando entriamo in depressione, con una specifica tentazione chiamata, cari amici, di mezzogiorno, attenzione a quello che vi sto dicendo perché stiamo entrando nel cuore dell'ascetica, è la tentazione più opprimente che ti fa immaginare, per esempio, che le ore non passino mai. Avete mai visto o vi siete mai trovati in questa situazione in cui cominciate a guardare il telefono e magari desiderate fare una mail o scrivere un messaggino a qualcheduno, oppure ecco tutto questo di irrequietezza, cioè uscire, guardare la finestra, vedere cosa c'è fuori, tutto questo modo che ti fa desiderare di scappare persino dal luogo in cui ti trovi, fantasticando situazioni migliori. Attenzione, cari amici, inutile dire che sono suggestioni molto pericolose che dapprima non consideriamo, ma poi divengono vera malattia che non riusciremo a gestire da soli se non chiamando l'ausilio di Gesù Eucaristia. L'unico capace di sbloccare questo tipo di paralisi dell'anima e della mente, perché inizialmente ci appare come una specie di paranoia, ma in realtà stiamo già per essere frodati attraverso i demoni che lavorano e sono al servizio dell'accidia perché noi lentamente entriamo nello stato di profonda tristezza, prostrazione e depressione e quindi non siamo più padroni delle nostre volontà. Quindi, cari amici, la prima sonnolenza ha un dinamismo infernale, diciamolo pure così, e conduce dritto al suicidio. Ecco, io in queste ore sento continuamente, anche ci sono tra di voi delle persone che ci scrivono, ci raccontano della sofferenza, soprattutto di tante ragazzine, di tanti giovani, ma persino anche di padri e madri di famiglia che ad un certo punto decidono di spezzare le loro vite perché questo senso profondo di vuoto interiore diventa talmente opprimente che pur non sapendosi spiegare da quale fonte arriva, essi giungono a sopprimere se stessi. Allora, per questo motivo, cari amici, desidero che facciate particolare attenzione a quello che vi sto dicendo, perché questa situazione è la causa della resistenza al cuore di Gesù, che giustamente fa penetrare nella malattia della tristezza. Perché la chiamo malattia? Perché genera una vera patologia psichica ed interiore. Che le persone che si definiscono autoreferenziali, quindi che nonostante siano lontani dalla grazia di Dio, vivono per se stesse, si impiegano nelle università, riescono a risolvere, come dire, di essere buone anche persone nel campo sociale, della politica, a contare qualcosa. Questo non vuol dire essere persone vive.
anzi, possono essere persone profondamente animate dal demonio della tristezza e quindi covare in se stessi una tale patologia e addirittura procurarla nell'ambiente in cui essi cooperano, collaborano, lavorano, vivono, studiano. Ecco perché, cari amici, accidia oppure achedos vuol dire restare senza cura. Attenzione a quelli che si definiscono, come dire, abbastanza grandi da essere in grado di sapere dove portare i propri piedi lungo il cammino. Quindi questo restare senza cura, cari amici, ti porta al disgusto delle cose spirituali. In questi giorni e non solo, vediamo come in giro c'è un continuo offendere la persona del Papa, tutto quello che lui dice viene sempre inteso in situazione doppia, oppure da queste situazioni doppie si creano alterazioni delle forme del cristianesimo, sentite anche come causa di situazioni non vere, non carismatiche, si deride la Madonna, si deride la sua presenza, la sua, come dire, azione di madre nel cuore delle famiglie, perché è il momento in cui i demoni a forma piramidale aiutano gli uni gli altri in una, come dire, condizione, ci pongono, di falso convincimento di noi stessi. In realtà noi, molti, si convincono di essere nella strada giusta, di stare bene. In realtà sono posseduti dai demoni della tristezza e quindi lentamente, ecco, questo ti porta a conoscere situazioni infernali, cari amici, tali che però non riconoscendo la propria condizione si comincia a disprezzare l'altrui realtà, l'altrui vita, le altrui cose e si comincia a definire demonio, diavolo, inferno, tutto quello che è al di fuori dell'esperienza personale. Allora, cari amici, abbiamo pregato questa sera non solo in italiano ma anche in lingue, perché sappiamo che soltanto la preghiera è capace di sradicare, ecco, e con l'aiuto della presenza della persona di Gesù Eucaristia abbiamo la potenza di farci rinsavire. Quindi quanti sono nel cammino sbagliato di pensare di essere nella situazione giusta, sappiano che si rinsavisce solo ai piedi di Gesù Carestia da questi venti nefasti e perché sentiamo qual è il sintomo di quelli che sono avvolti nella tristezza e offendono gli altri per stare bene. Uno dei sintomi è la mancanza di resistenza nella propria vita e di perseveranza, quindi sono sempre continuamente a cadere, sempre continuamente a farsi aiutare da psicofarmaci, da psicoterapie, da consigli, da situazioni umane. Non sono capaci di, come dire, autoportarsi perché manca in loro la struttura della cosiddetta anima comportamentale. Quindi, cari amici, sul demone di mezzogiorno cosa vogliamo dire? Si dice che sia un demone, almeno i padri dell'ascetica parlano di questo, di un demone che agisce in particolar modo dalle 10 a mezzogiorno, ma è anche quello che coglie con la crisi di mezzo percorso nella metà della nostra vita, del nostro matrimonio, di un cammino che stiamo facendo coglie sia laici che preti che frati che suore, quindi nessuno è esente per fare altre cose, cioè portarci a fare altre cose rispetto a quelle che facciamo, sia per Dio che per noi stessi. Quindi questo demone rende le sue vittime, attenzione a quello che vi dico, dei fannulloni iperattivi che vivono la fede e a questo punto è palesemente falsa perché mancante di radice interiore, quindi umiltà, tutto quello che è il contrario dell'accidia, e quindi fa vivere la fede con agitazione, con nervosismo, senza portare
mai frutto nella vita spirituale. Questo è molto importante perché moltissime persone anche dopo diversi anni dicono: come mai noi siamo nel cammino della Madonna, nel cammino di una tale congrega, apparteniamo al Sacro Cuore, apparteniamo alla Madonna del Carmelo, eppure non avanziamo nella cosiddetta vita spirituale. Perché, cari amici, questa guarigione dalla falsa fede, cioè da una fede di tristezza, di depressione, questa guarigione si ottiene praticando molto Santa Messa e chiaramente l'adorazione, cari amici. Quindi solo dopo un lungo cammino si riconosce la cosiddetta accidia, si riesce a scoprire dove si è rintanata dentro di noi, che diviene la causa della nostra tristezza. E quindi, e in quel momento, aiutati dalle benedizioni e dalla presenza di Gesù Carestia, anche questi nostri giovani in particolare sono presi di mira dal demonio, i nostri bambini, devono essere condotti alla perseveranza attraverso un discernimento che i genitori e i sacerdoti devono avere, un discernimento vigile, aiutato ovviamente dal digiuno e da atti di riparazione. È chiaro che se in una famiglia non c'è nessuno che offra atti di riparazione, quella famiglia prima o poi scadascerà, questo è chiaro. Quindi voi che fate parte del cosiddetto grande cuore di Gesù, grande ascolto del cuore di Maria, dovunque voi siate, di qualsiasi spiritualità proveniate, sappiate che si comincia a gustare attraverso gli atti di riparazione il cosiddetto senso di ringraziamento. Allora, nel momento in cui un'anima comincia a sentire dentro di sé questo senso di gratitudine verso Dio, vuol dire che quest'anima sta eucaristicizzando finalmente la sua vita, quindi sta producendo sentimenti di lode, come vuol dire appunto Eucaristos, rendimento di grazie, e quindi sta invertendo il senso di marcia. Questa tristezza lentamente si sta trasformando in un senso di risurrezione e di gioia, perché Gesù di Nazareth mi sta animando col suo cuore, mi sta dando vita con il suo sacramento eucaristico, che al contrario dell'accidia, appunto, è rendimento di massima gloria e lode. E vorrei concludere dicendo, cari amici, che la tristezza purtroppo non conosce piacere spirituale e genera continuamente sentimenti di odio e di morte. Come un verme, come un tarlo, ti rode e ti sottomette a tutte le passioni, perché questa gente qua che è triste, al fine di trovare consolazioni umane, comincia a gironzolare ora da quelle, ora da questo, cioè nell'atto dell'esigenza di ottenere un qualche cosa, sia dai beni materiali o affettive dalle persone. E quindi, come dire, trovare consolazione da tutto questo forma umana, al contrario, come dire, anziché cambiare, diventerà sempre più triste. Allora guardiamo quanti poveri uomini e donne oggi sono tristi e incapaci di dare consigli e di scegliere vita spirituale per se stessi. Se ci sono tanti, come dire, falsi interpreti della verità oggi è espressamente questo, cioè che molti demoni si impossessano delle nostre vite con un'apparenza di falso candore. Voglio terminare dicendo che il demone dell'accidia si chiama Belfagor, il demone di mezzogiorno si chiama Keteb e il demone della tristezza si chiama Amon. Potete tranquillamente cercarlo in tutte le enciclopedie, chiaramente non solo della teologia cattolica, ma evidentemente anche in giro sparse nella letteratura della mistica. Tranquillamente potrete approfondire, ma non perché voglia terrorizzarvi questa sera, ma semplicemente per farvi capire che non esiste
nell'aspetto demoniaco come nell'aspetto angelico, uno che non lavori senza l'altro. Quindi il nostro intento è cercare, cari amici, di mandare questi diavoli, come dire, rimandarli indietro rispetto alle nostre vite e cercare ogni giorno di guadagnare un sapere, una conoscenza che ci aiuta a vivere questi nostri giorni in maniera santa, pulita, secondo la volontà di Dio. Io vi ringrazio e desidero che preghiate non solo per le vostre intenzioni, ma per le intenzioni del cuore di Gesù. Sapete che sono momenti veramente convulsi quelli che stiamo vivendo, ma il Signore ci ha accordato di avere un po' di tempo perché riusciamo a prepararci bene attraverso non solo l'atto di fede e della preghiera, ma anche perché vedendo i miracoli davanti a noi siamo capaci di riconoscere gli effetti, miracoli, le grazie di Gesù di Nazareth. Allora, carissimi amici, non confondetevi in mezzo a tanti demoni, in mezzo a tanta gente ignorante. Sappiate essere le mani, le orecchie, il cuore, il naso, la bocca di Gesù, che sanno riconoscere e dire di no quando c'è da dire no. Allora, carissimi amici, vorrei ringraziare in modo speciale veramente i nostri angeli custodi e le anime del purgatorio, perché nell'atto di pregarle veramente ci sostengono con la loro presenza. Gli angeli stessi sono accanto a noi perché se conosci, lo eviti. Sia lodato Gesù Cristo. Iosef, figli David, noli timere, accipere Mariam, coniugem tuam. Quod erimine anatome est, de Spiritu Sancto in memoria eterna erit justus a Pauritionem alla non timebi. Iosef, figli David, noli timere, accipere Mariam, coniugem tuam. Quod erimine anatome est, de Spiritu Sancto Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.